Sì, buongiorno a tutti e grazie ad Autopromotech per l'invito e grazie anche al Meici e all'Ice perché da anni collaboriamo con diciamo, grande appunto collaborazione e fattivi anche risultati. Tra l'altro a gennaio per la prima volta Anfia sarà insieme a Ice e ad AICA al CES di Las Vegas, che è il più grande evento della tecnologia al mondo, dove ormai l'automotive ha preso una parte anche Ci saremo anche noi, importante. quindi vi Bene, seguiamo. Bene, allora, bene, bene. ci impegniamo anche a incontrarci, magari facciamo anche Ottima un idea. pezzo sulla Sì, sì. nostra presenza. Allora, io oggi ho preparato esclusivamente una slide solo per darvi i numeri della filiera e poi vorrei fare invece con voi qualche considerazione sul momento di difficoltà che la filiera della componentistica sta vivendo. Il dottor De Filippi Prego. diceva di cercare di portare delle buone notizie, io oggi non ne porto di buone, ma cercherò di fare diciamo, un'oggettiva analisi di quello che è il periodo che stiamo vivendo. Non deve essere un cahier de doléances, ma cerchiamo poi anche di provare a dare qualche risposta o qualche ipotesi anche di ricetta per uscire da questo cul-de-sac in cui ci siamo infilati. Numeri veloci: la componentistica in Italia ha circa 2100 aziende, è stato detto prima, sviluppa un fatturato di quasi 60 miliardi di euro e il 40-45% del fatturato è export, per cui una filiera che negli anni si è internazionalizzata molto, negli ultimi 15 anni da alcuni clienti specificatamente in Italia e in Europa ha saputo cogliere Ci sono, opportunità bevo in un po' tutto il d'acqua, ma mondo. ci sono. Tanto per dare un'idea dell'importanza della componentistica italiana, ma in generale europea, il 70-75% del valore che è presente in una vettura deriva dalla componentistica, per cui anche il rapporto tra dipendenti OEM e dipendenti componentistica normalmente è 1 a 3, per cui quando Volkswagen annuncia la possibile chiusura di 3 stabilimenti con circa 15.000 persone a rischio, voi dovete calcolare che mutati mutandis ce ne sono 45.000 nella filiera della componentistica in qualche modo a monte, che sono a rischio chiaramente di perdere il lavoro, per cui c'è una forte concatenazione ovviamente tra i costruttori e la componentistica. Passiamo invece a qualche considerazione più di tipo qualitativa. Allora, oggi la componentistica italiana, ma in generale quella europea, sta vivendo una crisi direi senza precedenti, fondamentalmente per 4 motivi che vado sinteticamente a illustrare. Uno, c'è un mercato dei veicoli che in Europa langue. Per darvi un'idea, rispetto al 19, che è l'anno pre-crisi, in Europa abbiamo perso mediamente 3 milioni e mezzo di veicoli venduti, per cui sono circa 15-18 stabilimenti produttivi, e questa torta si è ristretta e ci sono inseriti però anche nuovi players dalla Cina, che oggi hanno il 3-4% del mercato, ma che nei prossimi anni probabilmente prenderanno delle quote crescenti, non solo nell'elettrico ma anche nel plug-in hybrid, in altre motorizzazioni. Questo è un primo tema. Secondo aspetto: in Italia purtroppo viviamo un problema di produzione che negli ultimi anni è scesa in maniera molto molto importante, in parte figlia di un mercato che in Europa appunto è sceso, in parte dovuto al fatto che abbiamo un unico costruttore che purtroppo negli ultimi 10-15 anni ha dimezzato la produzione di veicoli in Italia. Per darvi un'idea, siamo passati da una media di 900.000 veicoli negli ultimi anni a circa 600.000 che andremo a consuntivare quest'anno, per cui 300.000 veicoli in meno. Chiaramente per la componentistica, che ripeto dipende ovviamente non solo da un unico produttore ma da tanti costruttori, però comunque vuol dire lavoro in meno, soprattutto per alcune multinazionali della componentistica che sono presenti in Italia per servire, non dico esclusivamente, ma in maniera molto molto dedicata, i plant di Stellantis in Italia. C'è un terzo tema che riguarda la regolamentazione europea. Questo è un tema chiaramente di cui si sente parlare tantissimo anche sui giornali, sui media, e vorrei su questo soffermarmi 1 minuto e mezzo per darvi quella che è la nostra posizione rispetto alla regolamentazione CO2. Allora, noi riteniamo che al 2035, sapete che c'è il bando dei motori termici, riteniamo che la data possa anche non essere cambiata, va bene mantenere una data fissa, ma riteniamo che sia importante arrivare ai prossimi anni con più soluzioni tecnologiche che le aziende possono adottare, ma soprattutto i clienti possono scegliere. Per cui quello che faremo, ma che stiamo già facendo in questi mesi, anche con la Commissione e col governo italiano, lavorare per modificare fondamentalmente questa regolamentazione che oggi
calcolando la CO2 allo scarico, prevede che le uniche due soluzioni possibili al 35 siano le auto elettriche oppure il fuel cell idrogeno. Ecco, noi vorremmo, fermo restando che il mainstream è l'elettrico, e questo lo voglio sottolineare, lo diciamo anche alla nostra azienda, cioè bisogna investire in quella direzione, però sarebbe importante avere altre soluzioni, per esempio i biocarburanti o carburanti sintetici, che sono neutrali dal punto di vista carbonico, cioè emettono un po' di CO2 allo scarico, ma nella loro produzione vanno a catturare CO2, per cui il saldo è praticamente zero. Però bisogna cambiare la metodica di calcolo della CO2 per poter inserire queste altre soluzioni. Lavoreremo in questo senso. Positivo che il governo italiano abbia previsto un non paper che sta cercando in qualche modo di trovare anche una condivisione da parte di altri stati. Abbiamo chiesto al 25, per cui il prossimo anno, che venga rivista la regolamentazione per il 2035. Questa transizione verso l'elettrico però appunto sta impattando in maniera molto molto diretta e significativa sul settore dell'auto, perché i costruttori hanno investito tantissimo chiaramente sull'elettrificazione senza a oggi avere un ritorno in termini di quote di mercato in Europa, e chiaramente questo ha avuto un impatto anche sulla filiera della componentistica. Molte aziende chiaramente hanno abbracciato in maniera anche diciamo positiva, con tanti investimenti, l'elettrificazione, però anche in questo caso molte aziende della componentistica non hanno un ritorno sugli investimenti, perché gli investimenti fatti oggi hanno chiaramente un ritorno limitato, perché le quote di mercato in Europa delle auto elettriche sono ancora molto basse, al di là di qualche paese che è particolarmente virtuoso, soprattutto nel nord Europa. In generale in Europa la quota di mercato dell'elettrico è di circa il 14%, con Italia e Spagna, che sono un fanalino di coda, che hanno rispettivamente il 4 e il 5% del mercato. Dobbiamo far sì che queste quote di mercato aumentino, però bisogna lavorare anche sulle condizioni abilitanti, dalle infrastrutture agli incentivi e quant'altro. La componentistica per cui è un po' stretta nella morsa, perché parte dei componenti nei prossimi anni, se la regolamentazione verrà mantenuta, non ci saranno più, per cui appunto dicevo, aziende stanno guardando ad altre soluzioni tecnologiche, anche ad altri settori attigui, per esempio l'aerospazio, l'idrogeno, che possono trovare anche collocazione. Dall'altra ci sono i costruttori che, dovendo sostenere un costo più elevato per la batteria, stanno cercando anche di recuperare profittabilità, in qualche modo anche agendo sui componentisti, per cui spesso case auto importanti guardano sempre più anche verso i low cost countries per acquistare, fare sourcing di componenti a costi più, diciamo, più contenuti, per in qualche modo, come dire, offsettare il maggior costo che hanno per la batteria. Il quarto tema, il quarto diciamo, problema che la componentistica sta vivendo, che in parte può essere un'opportunità, è la Cina. Dicevo prima che la Cina sta entrando in maniera significativa in Europa, chiaramente andando a prendere quote di mercato, soprattutto per adesso sui segmenti più bassi che alcune case auto anche occidentali hanno lasciato. Questa può essere un'opportunità anche per la componentistica, in questo caso anche per l'Italia, perché nei prossimi anni noi prevediamo che dovrebbero arrivare anche dei costruttori cinesi a investire in Europa. Qualcuno l'ha già fatto, BYD in Ungheria, Chery in Spagna. Stiamo lavorando anche col governo per provare a proporre l'Italia come destinazione per ospitare questi investimenti. Abbiamo fatto parecchie missioni in Cina, abbiamo fatto parecchi incontri anche in Italia. Rimane il tema della competitività del nostro ecosistema, che soprattutto su alcuni fattori di costo non è così, diciamo, agevole rispetto ad altri paesi. Che fare? Queste sono, diciamo, le minacce che incombono, in qualche caso, diciamo, hanno già impattato il settore. Ovviamente bisogna continuare come industria a lavorare sulla ricerca e sviluppo. L'R&D è sicuramente un elemento ancora distintivo per la nostra filiera della componentistica, che ha delle eccellenze incredibili su alcuni componenti. Siamo i numeri uno nei rotori e statori per i motori elettrici, siamo il numero uno per il software, per le box telematiche, abbiamo delle eccellenze sui fastener, sulle pompe olio, sull'infotainment, per cui abbiamo tante realtà che hanno investito negli anni, e dopo qualcuno lo testimonierà, anche in queste tecnologie, devono continuare a farlo. Importante anche continuare a internazionalizzarsi, a guardare al di fuori dell'Italia ma anche al di fuori dell'Europa, proprio perché la Cina in questo caso può essere un'opportunità, e noi come associazione abbiamo anche il dovere di cercare di creare delle opportunità anche verso la Cina per le nostre aziende, magari organizzando dei tech day, degli incontri con gli uffici acquisti di queste case cinesi, che possono trovare in Italia delle competenze uniche a livello europeo, perché non l'ho detto prima ma è importante sottolinearlo.
La componentistica italiana è la seconda per importanza dopo quella tedesca, nonostante l'Italia sia all'8° posto come produzione di veicoli, per cui questo vuol dire che nonostante la produzione che langue, la componentistica ha saputo negli anni reinventarsi e svilupparsi. Ultimo aspetto, anche se sono fuori 20-30 secondi, un altro aspetto importante, diciamo, in questo set, diciamo, di strumenti per sopravvivere nei prossimi anni è aggregarsi e creare, diciamo, delle aziende più grandi. È vero che piccolo è bello, però grande lo è ancora di più, soprattutto in un contesto internazionale come quello che stiamo vivendo. Per cui noi lavoreremo e stiamo lavorando anche col governo per trovare degli strumenti che aiutino l'aggregazione di imprese, perché appunto una massa critica e aziende più strutturate, più robuste possono anche affrontare, diciamo, la competitività globale in maniera un po' più resiliente. Grazie.